Magritte è il pittore che riesce sempre a stranire e a sorprendere lo spettatore. Non a caso, insieme a Paul Delvaux, è ritenuto il maggiore esponente del surrealismo in Belgio. Protagonista della composizione qui sono delle sagome bianche e irregolari disposte su un pavimento violaceo. Ma ciò che attira la nostra attenzione è al centro del dipinto. Potrebbe essere una ciminiera oppure la canna di una pistola, non si capisce con precisione e questo non fa altro che aumentare il mistero. Un Chien andalou è il più significativo film del cinema surrealista. La prima scena vi colpirà con tutto il suo orrore. Il regista Louis Buñuel si avvicina a una donna con un rasoio e, tenendole un occhio aperto, lo taglia in due. Ovviamente la scena è un fotomontaggio e l'occhio tagliato è quello di un vitello morto, ma questa immagine racchiude in sé la missione rivoluzionaria del surrealismo che intendeva squarciare l'occhio dello spettatore mostrandogli tutto quello che non aveva mai visto prima o che non aveva mai voluto vedere. Come potrete intuire anche solo dal titolo, l'opera ha diverse implicazioni sessuali, confermate dalla presenza piuttosto esplicita di simboli fallici, dal pistillo della calla a destra alla lingua rossa del leone africano nel centro del dipinto. L'opera è sconcertante e seduttiva, intensa e geniale, ma anche molto delirante. Da lì fu anche questo, delirio, follia e voglia di stupire, un artista anche nella vita, per come si poneva con le persone, a partire da quei curiosi baffetti all'insù. Questa tela di grandi dimensioni fu dipinta da Picasso nel 1937, in seguito alla distruzione dell'omonima città spagnola. L'artista scelse di rinunciare al colore. La rappresentazione è semplice, lo schema è tagliente, lo spazio è annullato per permetterci la visione d'insieme di vari pezzi del racconto. Una madre disperata con un bambino tra le braccia, un toro simbolo di brutalità e potere, un soldato a terra con una spada spezzata, un cavallo, una donna che grida e corre, un'altra che regge una lampada, e poi lingue di fuoco che divorano una persona con le braccia sollevate al cielo. Per il suo aperto contenuto antifascista, Guernica è diventato un manifesto dell'arte impegnata del Novecento. L'opera non è una delle più classiche dell'artista, infatti non è appesa, ma si tratta di una fontana che funziona con il mercurio. Calder infatti si trovò a Parigi nell'anno in cui numerosi artisti spagnoli stavano ottenendo commissioni per il padiglione della Repubblica Spagnola al Salone Internazionale, tenutosi nel 1937 nella capitale francese. Calder fu l'unico artista non spagnolo a lavorare nel padiglione e la sua fontana di mercurio fu il modo per evidenziare un aspetto economico della guerra civile in corso in Spagna in quegli anni. Le miniere di mercurio di Almadén erano infatti assediate dall'esercito nazionalista del generale Franco. Quando si parla di Braque, inevitabilmente si finisce per tirare in ballo anche Picasso. La collaborazione tra Braque e Picasso durò fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale e diede vita a un nuovo stile pittorico, il cubismo. Bottiglia e frutta è una natura morta che per molto tempo rimase di proprietà privata e quindi è poco nota al pubblico. Molto vicino alla fase cubista, definita sintetica, questo dipinto conserva ancora i riferimenti alla realtà, visibili nei diversi dettagli che definiscono la scena. Scorgiamo infatti alcuni tipi di frutta, tra cui diverse pere e una mela appoggiate su un tavolo, poi un bicchiere e una bottiglia. Lucio Fontana è sicuramente noto ai più come quello dei buchi e dei tagli nella tela, ma ovviamente è molto di più. Fontana, con un gesto semplice e violento, sfonda la tela e va oltre il confine del campo pittorico. Il concetto spaziale è un'opera che mette in discussione la bidimensionalità dello spazio pittorico, mostrandoci che è solo una superficie in cui ogni rappresentazione è virtuale e illusoria. Marcel Duchamp è stato un artista che ha influito enormemente sull'arte contemporanea grazie alla sua invenzione più geniale, il ready-made. Negli ultimi 20 anni della sua vita Duchamp si dedicò agli scacchi, abbandonando apparentemente il mondo dell'arte. In realtà l'artista lavorò in segreto a una grande costruzione chiamata Dati 1. La caduta dell'acqua, 2. Il gas illuminante.
I 3 oggetti che vedete qui, rappresentanti parti del corpo umano, furono centrali per lo sviluppo di quest'ultima installazione di Duchamp. Klein iniziò a esporre quando aveva circa 30 anni, a metà degli anni 50, e lo fece con dipinti in cui la tela era coperta da un unico colore uniforme, principalmente il blu. Egli utilizzò poi questo stesso colore anche per altre opere come sculture e rilievi di spugna su tela. La scultura che vedete qui, realizzata nel 1962, riproduce una delle più grandi icone dell'arte, la Nike di Samotraccia, conservata al Museo del Louvre, ma chiaramente non è una rappresentazione fedele. L'arte dell'inglese Francis Bacon è sempre stata in grado di turbare e sconvolgere lo spettatore. Con il suo particolare linguaggio pittorico l'artista disfaceva e contorceva volti e corpi, creando protuberanze e deformazioni inquietanti. Protagonista del dipinto è una figura sdraiata su di un lettino, realizzata a testa in giù e con una visuale prospettica molto deformata, inserita in uno spazio privo di dettagli, fatta eccezione per un interruttore alla parete. La fisicità dei corpi rappresentati dall'artista sembra sottintendere la vulnerabilità stessa della natura umana. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.